Oggi ragazzi esploriamo insieme una delle città più affascinanti di tutto il Sud America, Cusco. Ma prima di immergersi nelle sue vie e di scoprire come si vive al centro del mondo, facciamo un riassunto del percorso che abbiamo fatto fino ad ora qui in Perù. Siamo entrati da nord, dal confine con l'Ecuador, nella zona della costa, e le nostre prime tappe sono state Máncora e Chiclayo. Poi siamo saliti sui monti alla scoperta dei bagni dell'imperatore Inca e del cioccolato a Cajamarca, strade di montagna e poi via verso la città costiera di Trujillo e i templi del sole e della luna. Con un autobus notturno poi siamo arrivati a toccare un ghiacciaio nella zona di Huaraz e per la prima volta abbiamo camminato a più di 4.000 metri. Dopo ogni salita però c'è una discesa e quindi giù in picchiata fino a Lima, la bella capitale peruviana. Restando sulla costa ci siamo poi divertiti a osservare leoni marini amoreggiare e abbiamo camminato sulla cima di una duna del deserto. Tante ore di autobus notturno dopo, con tanto rivenditore di rimedi contro ogni male, ed eccoci ad Arequipa, la città bianca. Da lì ci siamo sempre mantenuti con la testa tra le nuvole sopra i 3.000 metri. Chivay e lo spettacolare Canyon del Colca, poi la sconosciuta Espinar, la camminata ai piedi di un nevado di 6.000 metri tra lagune azzurre e infine Cusco. Oggi ripartiamo proprio da qui, siamo letteralmente al centro del mondo. Buongiorno ragazzi da Cusco e le sue stradine minuscole con le macchine che ti passano accanto. Siamo in questa città ragazzi bellissima, molto bella. Oggi andremo a scoprirla molto meglio e... aspetta che... dov'è? Eccola, Angela, stiamo attenti. È strettissimo. Fili che sono un po' stile Asia e qui abbiamo gli esperti incredibili del filo. Ci siamo infilati ragazzi oggi in questo quartiere, il quartiere un po' bohemien di San Blas, qui a Cusco. Bellissima questa piazzetta, tranquillissima, con la chiesa lì dietro bianca con quelle tegole che poi sono la caratteristica principale di tutta Cusco, e abbiamo anche la fontana lì in fondo. Arriviamo qui ragazzi dopo diversi mesi in Perù, abbiamo visto mare, montagne, ghiacciai, cose assurde, ma ieri appena siamo arrivati a Cusco ci siamo proprio resi conto che proprio questo qui, è il cuore storico di tutto il paese. E infatti qua ragazzi c'è Machu Picchu, ci sono le rovine della Valle Sacra, ci sono un sacco di siti storici da vedere e posti assurdi dal punto di vista proprio della natura. In questo momento invece ci troviamo in questo quartiere, San Blas, il quartiere degli artisti, è pieno di botteghe di artigianato e quindi questo è veramente un posto pressoché unico qua in Perù. In questo momento esatto ragazzi, noi siamo nel centro del mondo, l'ombelico del mondo. Esatto, perché Cusco la parola Cusco deriva dal quechua Cusco, che significa appunto ombelico del mondo, e c'è una leggenda dietro che lo narra, una leggenda antichissima. Si dice che Vircacocha, che era il dio creatore dell'universo, sbucò dalle acque del lago Titicaca e iniziò il suo viaggio verso questa zona. Nel frattempo creò il sole, la luna e gli uomini. Quando arrivò nella valle di Cusco, disse agli uomini di costruire qui un'enorme città e dei templi, perché questo sarebbe stato il centro del mondo. E infatti poi ragazzi, nell'epoca successiva, gli Inca decisero di costruire qui tutto il loro impero, ed è per questo che noi oggi possiamo vedere queste enormi attrazioni, perché appunto è stata scelta questa zona come centro del mondo per gli Inca. Dalla piazzetta principale, oltre alla vista sulla chiesa, abbiamo anche la vista su tutte le montagne circostanti, con i diversi quartieri che sono stati costruiti proprio sulle pendici delle montagne, e si vede che la caratteristica principale è questo colore rossastro che è lo stesso delle tegole. Una cosa che un po' ci ha stupito ragazzi è il fatto che comunque siamo scesi a 3.400, ma ieri eravamo a 3.500, cioè semplicemente 100 metri di dislivello, ma un clima totalmente diverso. Cioè qua siamo quasi in manica corta, sto anche sudacchiando a dire la verità, mentre a 3.500 ieri a Okongate eravamo nel gelo più totale ragazzi. Non c'entra niente il clima, non so se dipende anche dalla posizione, visto che qua siamo in questa vallata, c'è comunque una città
è più costruito e quindi comunque anche il clima è differente, però là sopra si congelava e qua si sta decisamente meglio. In questa zona del Perù, ragazzi, ci siamo resi conto che c'è una specialità in più su tutti i menù, o comunque su tanti menù, e cioè l'alpaca. Quindi c'è il chicharrón de alpaca, quindi fritto, ma anche l'alpaca alla griglia. Eccolo qua, per esempio, oltre al famoso cuy c'è anche l'alpaca alla griglia. Ammazza, ragazzi, in effetti ci sono tantissime alpache in questa zona perché siamo nella parte più alta del paese e quindi insomma la popolazione di alpaca è grandissima, quindi insomma c'è anche questa specialità che noi vorremmo evitare. Una delle caratteristiche del centro storico di Cusco è che le vie hanno ancora il nome in quechua, quindi ci sono questi nomi lunghissimi, tipo questo Atun Rumuyuk, non so come si dica, comunque difficilissime da pronunciare. Questa via, ragazzi, sembra una via normale di una città. In realtà abbiamo di fronte questo muro che è molto molto famoso e particolare. Sì. Infatti qua ci sono un sacco di turisti a fare le foto. Stavo un po' ascoltando la guida, cosa diceva? Brava, comunque questo muro ci mostra appunto l'abilità costruttiva degli Inca, perché pensate che è costruito senza calce, senza grandi mezzi che possiamo avere oggi. Tagliavano le pietre perfettamente in questi angoli in modo da incastrarle a creare una sorta di puzzle, e quindi tutto questo edificio è costruito in questo modo. Ma attenzione, perché c'è una pietra famosissima. Ce n'è una in particolare, che è questa qui, che è la pietra che ha ben 12 angoli. Pensate, ragazzi, 12 tutti angoli. Fanno le foto qui. Sì, esatto, si dice che porti fortuna anche toccarla. Quindi questa pietra famosissima appunto dimostra l'abilità che avevano, perché immaginiamoci tagliare una pietra così con 12 angoli per riuscire a incastrarla in questo posto. È una cosa che adesso magari ci può sembrare un po' più semplice con tutti i mezzi che abbiamo, ma all'epoca era una cosa davvero impossibile quasi. Allora, Angela, tieni, fammi una fotina. La pietra dei 12 angoli. Da San Blas poi si scende direttamente nella piazza principale con questo goccetto di sole, ragazzi, è bellissima. Dietro di noi c'è l'ingresso alla cattedrale, però abbiamo appena fatto una brutta scoperta, che per entrare nella cattedrale bisogna pagare un biglietto, ma 10 euro. Ma un bel bigliettone. Ci siamo accorti di questa cosa anche un po' informandoci in questi giorni. Abbiamo detto appunto Cusco, centro della cultura, del turismo anche di tutto il Perù, però diciamo che non te lo regalano proprio, nel senso che ogni cosa ha un biglietto, e c'è questa cosa, una differenza tra stranieri e locali. I locali pagano qui credo meno della metà perché il prezzo è molto più basso, invece per gli stranieri i prezzi sono sempre molto alti, e questo si applica a tutte le attrazioni della zona, quindi il doppio biglietto, persino su alcuni treni c'è questa cosa. Non c'è nessuno in questa piazza, ragazzi, una piazza proprio desolata. Credo che tutto il turismo del Perù sia qui in questa piazza, in questo momento c'è tantissima gente perché questo è proprio il cuore della città di Cusco. Plaza des Armas è la piazza più grande della città, e pensate che in passato era grande il doppio, cioè quando c'erano gli Inca questa era una zona cerimoniale dove si festeggiava soprattutto la festa del Dio Sole che si tiene a giugno, e era enorme, cioè il doppio di quella che vediamo adesso, e c'erano moltissimi edifici e gli spagnoli hanno utilizzato quegli edifici come base per costruire invece gli edifici religiosi come la cattedrale appunto qui dietro, o la chiesa della Compagnia dei Gesuiti da questo lato. Queste due chiese in realtà sono un po' una sfida l'una con l'altra, perché i gesuiti l'hanno costruita proprio per dire guarda anche noi cosa riusciamo a fare, per competere un po' con la facciata della cattedrale. Infatti sembrano un po' in lotta l'una con l'altra. Come abbiamo imparato da quando siamo in Sud America, ragazzi, purtroppo la colonizzazione ha fatto sì che si perdessero moltissime tracce di quello che era la storia precedente. Lo stesso è successo anche a Cusco, nonostante fosse il centro del mondo Inca, pochissime tracce sono rimaste nella città di quello che erano gli edifici storici costruiti durante quel periodo. C'è un evento in particolare che gli spagnoli hanno usato come un evento simbolico per dire appunto della loro supremazia e della chiusura definitiva di quello che è stato il periodo Inca, cioè quando hanno costruito la piazza poi hanno esposto nella parte centrale della piazza quelle che erano le mummie degli imperatori Inca, come per dire l'impero Inca è finito, definitivamente inizia un'altra epoca. Ti
giri un attimo e poi ti trovi in un'atmosfera quasi medievale, se non fosse per i ristorantini turistici che ci sono qua a Cusco. Addirittura c'è il canale di scolo per l'acqua, quando piove tantissimo l'acqua passa proprio là in mezzo. Ci siamo infilati a caso in un cortile con un cartello entrata libera e ci siamo ritrovati praticamente dietro una delle chiese principali, cioè questo campo, ci sono gli alpaca in mezzo qua che brucano l'erba tra i negozi di souvenir. No ragazzi, altro che i nostri cappellini, qua c'è addirittura il cappellino da alpaca o lama che ti puoi mettere in testa. Bello peloso. Questo è pure meglio perché ha i capelli, cioè guarda come scendono giù. In tutta la città in realtà ce ne sono tanti di questi lama e alpaca, ma in realtà c'è sempre la signora che ti chiede di pagare per fare la foto con il lama o con l'alpaca, e questa foto in genere costa 5 soles, 1,20 euro. Prima volta che vedo questo cartello, ragazzi, non toccare i muri degli Inca. In pratica dici di non toccare queste mura perché credo si sbriciolerebbero, e infatti qua già un po' si vede che c'è tutta la calce sopra che si sta togliendo e sotto si vede il fango e la paglia con cui è stato costruito il muro, e alla base invece le pietrone che sono state incastrate perfettamente da entrambi i lati, eccole qua, dei puzzle giganteschi. Il tempo è un po' cambiato, sono arrivati i nuvoloni sulla città in questo momento. Per dirla come la direbbero a Reggio, certo, si spasciao. Esatto, là in fondo c'è Plaza des Armas, quindi la piazza che abbiamo visto prima, e da qui parte poi tutta la via principale che conduce alle altre piazze e alla porta di accesso alla città. Una caratteristica di Cusco sono sicuramente i portici, guardate qua, tutte le colonne, porticato. Una piccola Bologna. Perché Bologna? Perché sono tanti portici a Bologna, ma in tutte le città veramente. Infatti. Abbiamo detto ragazzi che tutte le chiese sono a pagamento, ma noi ci siamo infilati, c'è qualche cerimonia, probabilmente un matrimonio, quindi ci siamo infilati un po' così a tradimento. Devo dire che è tutta bella decorata, decorata da tutti i lati, da quel lato, da questo, ci sono tutte queste colonne dorate e tutte le immagini. Andiamo, zitti, è proprio il matrimonio ragazzi. Andiamo a dare proprio una sbirciatina. Da questo lato c'è la fotografa con la luce, e quella è la parte principale. Eccola la sposa ragazzi, eccola, sta arrivando un pochino in ritardo. A piedi è arrivata. Correndo. Ma in che senso c'è l'autobus di Batman? Città molto animata sia di giorno che di sera, adesso sta arrivando il buio, quindi escono i venditori che vendono popcorn, le ultime merci qui esposte dopo tutta la giornata qui a vendere. Ragazzi, sentite che bel caos, c'è un signore che sta urlando, non si capisce bene cosa. C'è il signore che fa le pizze per strada, guarda qua col banchettino, champignones. Non ho ben capito qua quale sia il gioco, comunque si fa il lancio della moneta, 20 soles e si fa il lancio, poi diciamo che vinci in base a dove va a finire la moneta che stai lanciando. Per esempio la ragazza adesso si sta concentrando tantissimo per il lancio importantissimo, è caduto, fuori. Niente, la signora comunque sono sorride. 20 centesimi, non 20 soles. Ah, 20 centesimi, scusate. Ecco, la signora ha lanciato, si è fermato sui 40. La signora prende lei i soldi. se li prende lei. Forse deve cadere per forza sulle All'interno proprio delle monetine dove del sono rettangolo. disegnati i soldi, vedi? Se no se la prende la signora. Sì. Hai capito? È rimasto fuori, la signora incassa. Very good. Poi la signora con quello che pulisce i vetri, geniale la signora. Guardala lì. Abbiamo scoperto come funziona. Allora va a finire proprio in mezzo senza toccare i bordi e si vincono 40, 50, 60 e in pratica sono però centesimi, è sempre la vincita in centesimi. La signora scopazza molto bene, vede che ecco come raccoglie tutto, very nice. Tutto succede proprio fuori dal mercato di San Pedro, che ormai è chiuso, ci sono tutte le signore dentro che stanno sistemando le ultime cose, però qui fuori c'è ancora un bel po' di vita. Vanno per la maggiore le ciambelline fritte, eccolo lì il signore sta proprio friggendo in diretta, tutti quanti in fila per la ciambellina. Anche questo camioncino lavora tantissimo, il camioncino degli avocado, sono tutti qui attorno per arraffarli.
cada día. Doy las gracias a esta vida. Cada día. Ore 19 ragazzi, cielo nerissimo, guardate com'è scuro e la piazza è leggermente illuminata in realtà perché ci sono queste luci che sono un po' sui toni caldi e quindi sembrano quasi delle candele a vederle. Le facciate delle chiese in realtà non sono illuminate, ma sullo sfondo si vedono tutte le montagne con tutte le lucine delle case. La sposa! Ragazzi, abbiamo ribeccato la sposa! Ma è la stessa, guarda che è un'altra, un Non altro so se è la vestito. stessa. Stanno facendo il servizio fotografico notturno, ma bellissimo. E guarda col la macchinazzo macchina. qua, guarda che roba. Però sta bloccando il traffico. Che profumo qua dietro, che profumo ragazzi, mamma mia, la rosca dei re stamattina a colazione, questa bella ciambellazza perché c'è anche il buco, vi vedo ragazzi. Colazione leggera stamattina con questo che è il dolce dell'Epifania, ma noi lo mangiamo a Pasqua praticamente. Cioè, giustamente. Ma che fettazza che stai tagliando con tutti i canditi qua. Diciamo che è una specie di panettone perché ha comunque all'interno tutti i canditi. Adesso farò l'assaggio così in diretta Attento che non stamattina. ci sia la statuetta del Gesù bambino. Dentro. In teoria la mettono dentro e se Ti spacchi i mordi ti denti? spacchi un dente. Vabbè, comunque facciamo sto addentamento vista mutanda. Come sempre. È buona. Pane. Pan brioche tipo. Pan brioche con un po' di cannella. Ma buono. Lì in fondo c'è la piazza che si intravede, tutte le viette attorno sono tranquillissime, non c'è praticamente nessuno, anche perché sono tutte in salita con tutte delle scale, quindi la piazza è praticamente l'unica parte piana della città. Sta per succedere qualcosa ragazzi e questo lo testimonia. Guarda qua che roba. Questo palazzo invece ricorda un po' quelli che abbiamo visto a Lima, quindi questi balconi che escono così però che sono chiusi all'esterno. Guarda qua cosa c'è, la tramvia de Cusco. Il vecchio tram come era in origine, adesso con le ruote, Con le ruote. non più sulle rotaie, però fa ancora il giro del centro storico. Nel 2016-2017 ragazzi la stiamo prendendo bella larga. Larghissima, direi, Larghissima. larghissima. Parliamo di più di 10 anni fa anche, quindi anche prima. E noi eravamo dei pendolari, quindi andavamo a lavorare tutti i giorni a Milano sul treno. Avevamo un sacco di tempo e quindi leggevamo anche tantissimo. Non so se è un caso, probabilmente no. Leggevamo tantissimo libri di viaggio o tutto ciò che è, diciamo, correlato. Quindi leggevamo tantissimo Terzani, leggevamo tantissimo tanti romanzi ambientati soprattutto a est, quindi Shantram, ne abbiamo parlato anche diverse volte, ma anche Hosseini con tutti i suoi romanzi ambientati in Afghanistan e dintorni. Bellissimo ragazzi, bellissimi libri, e però c'erano anche alcuni libri ambientati da questa parte di mondo, quindi Sepulveda per esempio era uno dei nostri autori preferiti, abbiamo letto quasi tutti i suoi libri, l'abbiamo addirittura incontrato ragazzi a Lecco, perché a Lecco è venuto a fare... Hello! Mucho gusto! Stavano dicendo. Vabbè, Sepulveda l'abbiamo addirittura incontrato ragazzi, è stato uno dei incontri più assurdi, importanti della nostra vita, perché è venuto a presentare un libro a Lecco e noi siamo andati, gli abbiamo addirittura stretto la mano, cioè robe assurde, anche a ripensarci adesso. E poi c'è un altro libro di una persona che è passata proprio da queste parti e stiamo parlando dei diari della motocicletta di Che Guevara. Non si tratta di un libro politico ma di un romanzo di viaggio vero e proprio a 360 gradi in cui lui racconta la sua esperienza insieme al suo amico, partono dalla Patagonia argentina, quindi dal sud del mondo, e iniziano il loro viaggio che attraverserà diversi paesi fino ad arrivare a Panama. Quello che lui fa è raccontare la sua esperienza molto avventurosa perché appunto su queste moto vecchie che si rompono hanno un sacco di problemi, quindi c'è questo aspetto del
del viaggio, ma c'è anche tutto un altro aspetto, che è quello di andare ad evidenziare quelle che sono le criticità dei posti che lui incontra. Lui passa tra i paesi più rurali, quindi tra le Ande, tra le montagne, e vede la difficoltà delle persone che vivono in quei luoghi, e arriva anche a Cusco, appunto, dove ci troviamo noi oggi, dove nota subito un contrasto netto tra quello che è stato il mondo Inca, quindi le rovine degli Inca, e quello che è la colonizzazione, quello che la colonizzazione ha portato, non solo in termini di edifici come le chiese appunto, ma anche l'imposizione religiosa, ma anche tutto quello che ha causato, quindi le disuguaglianze, l'estrema povertà a cui è stata costretta la gente, lo sfruttamento delle risorse, perché non dimentichiamoci anche che gli spagnoli qui hanno portato anche la schiavitù, quindi un periodo veramente nero per questa parte di mondo, e lui si rende conto appunto di tutto quello che è stato causato da questo periodo storico, lo analizza, ne parla in modo critico nello scenario più ampio appunto di questa sua avventura in moto. Sono spuntate decine di ristoranti qui nelle piazze, ragazzi, sono i pentoloni qua con tutte le cose che stanno bollendo. C'è un sacco di roba, ragazzi, qua. Che bellezza, ragazzi, è bellissimo. Qua queste belle frittellazze, molto interessanti, molto interessanti. Profumo qua in mezzo. Ma che c'è anche il cuy. Il cuy. E a proposito di cuy, ragazzi, prima ci siamo riusciti a infilare nella cattedrale principale perché c'era la messa, quindi ingresso libero. Siamo entrati, ma cosa vi ha scoperto? Non si potevano fare foto e video, purtroppo, ma abbiamo visto il dipinto dell'ultima cena di Gesù. E in pratica cosa stavano mangiando, secondo voi? Il cuy! Cioè nel dipinto ufficiale all'interno della cattedrale c'è proprio l'ultima cena in cui Gesù mangia il cuy. Incredibile. Questo è un po' considerato l'arco di trionfo di Cusco, meglio del Perù, anche perché è quello meglio conservato. È questo arco che si trova su uno dei lati della piazza e che conduce poi alla zona del mercato. Si chiama Arco di Santa Clara, è stato costruito nel 1800 e testimonia l'amicizia tra Perù e Bolivia. Adesso stiamo passando proprio sotto questo arco, ha tre diverse arcate in realtà, quella centrale dove passano le macchine e le due laterali che sono quelle per i pedoni. Sulla cima c'è la Statua della Libertà e accanto i due condor che sono appunto il simbolo del Perù. Perù, popolo di grandissimi venditori, ragazzi. Il signore sta tenendo una conferenza per la vendita di un libro di matematica. Bravissimo, bravissimo. 9 per 8 uguale 72. Sta insegnando come si... Hai titubato su 72? No, perché stava scrivendo, stavo guardando quello che scrive. No, certo. Ma certo. Bravissimo comunque, bravissimo. Guarda quanta gente riesce ad attirare. Adesso entriamo nel mercato di San Pedro, ragazzi. Secondo la leggenda qua ci sono ben 4.000 tipi di patate. Andiamo a vedere. Mercato coperto, siamo vicinissimi alle zone più turistiche del centro storico, quindi questo è anche considerato il mercato più turistico, ma devo dire che comunque mantiene la sua anima di mercato peruviano, come abbiamo imparato a conoscere in questi mesi qui nel paese. Quindi ci sono tutti i succhi di frutta, la sezione dei succhi di frutta, c'è la sezione della carne, la sezione della verdura, frutta, insomma è diviso per sezioni, un po' come gli altri mercati che abbiamo visto qui nel paese. Questa è una cosa non facile, mantenere, diciamo, la tradizione, perché, ragazzi, ci troviamo nella città più turistica di tutto il Perù, 3 milioni di visitatori all'anno, se non sbaglio, una roba immensa. Questa è la zona più animata al momento, è tutta la sezione delle tisane, dei tè, dei mate de coca, cioccolato, le caramelle, cioccolato, caffè, quindi quei prodotti che sono sì tipici del Perù, ma possono anche essere portati a casa come souvenir, tranne la coca, perché quella ovviamente è illegale fuori dal Perù. Purtroppo. Il mercato continua anche fuori, anzi soprattutto fuori, e qua abbiamo patate, fiori, addirittura carne venduta qua fuori sul banchetto. La signora che bella che è. Cibo, cuy, ci sono pure i cuy, ragazzi, qua ce ne sono tantissimi, questi sono pronti per essere cucinati.
le strade sono state letteralmente occupate da queste signore che vendono tutti i prodotti e che vengono dalle zone circostanti. Ci sono anche prodotti che noi non conosciamo benissimo ma che abbiamo imparato a conoscere da quando siamo in Perù, tipo questa patata. Questa è una patata bianca disidratata che si chiama ciugno, sembra un sasso in realtà. È leggerissima. La usano spessissimo per fare le zuppe qua. Questo si chiama ciugno, sì? Ok, gracias. Il ciugno è una patata disidratata che può conservarsi per moltissimo tempo, anche per anni. Questa tecnica è antichissima e veniva già utilizzata dalle popolazioni andine molto prima dell'impero Inca. La preparazione del ciugno sfrutta il clima dell'altopiano andino. Durante l'inverno le patate vengono lasciate all'aperto, di notte congelano a causa delle temperature molto basse, mentre durante il giorno il sole le scongela e le fa asciugare. Questo processo viene ripetuto per diversi giorni. Le patate vengono anche schiacciate per eliminare l'acqua rimasta all'interno. Oggi il ciugno è ancora molto usato nella cucina andina, soprattutto in zuppe e stufati tradizionali. Il gusto è quello di una patata amara e abbastanza insapore. Poi qua ci sono i prodotti che conosciamo benissimo perché sono in genere la nostra cena, cioè carote, pomodori, ci sono le cipolle, prezzi bassissimi, 50 centesimi al chilo stiamo parlando, quindi davvero molto più bassi di quelli che abbiamo visto finora, perché appunto questo è il mercato non ufficiale, diciamo, quindi a tutte le persone che vengono dalle montagne, dalle Ande, che vengono qui a vendere i loro prodotti nella città, che è un po' la città principale di tutta la zona. Va, chi c'è qua? Il criminale assassino, il formaggiazzo peruviano. Piccolo consiglio ragazzi, se venite a Cusco non fermatevi al mercato di San Pedro, ma uscite nelle vie dietro, perché è tutto un altro mondo, è un altro mondo davvero. Mi sono fermato a parlare con la signora del formaggio prima, 3 Ovvio. secondi fa. Molto bene, allora in pratica ho scoperto che il formaggio non viene pastorizzato. Eccolo là. Cioè il latte che abbiamo utilizzato, adesso non andiamo nello specifico, però non è pastorizzato e quindi ti dà quella botta che ti distrugge. Però la signora ha detto che aveva una bella forma, però grossa così, la vendeva solo la forma, troppo per noi, che è formaggio un po' più maturo e quindi pastorizzato, mi ha detto. Non so se c'è da fidarsi. No, Io a questo punto una forma la eviterei poi, no? Cosa ce ne facciamo? Andiamo in giro con una forma nello zaino. A questo punto chiuderei l'esperienza col formaggio. È da un po' che lo vediamo questo frutto, non l'abbiamo mai assaggiato, è praticamente il dragon fruit ma versione gialla. L'abbiamo sempre visto viola fuori, ma questa volta lo vediamo giallo, quindi lo assaggiamo qui, lo prendiamo dalla signora che stava mangiando, stava pranzando, quindi costa 3 al mezzo chilo, quindi non costa pochissimo perché è 1,50 € al chilo, e ne abbiamo preso uno piccolino giusto per provarlo. Ah, vedi che gli spiega anche come aprirlo, perfetto, adesso ce lo assaggiamo. Un attimo che metto via. Abbiamo speso 1,50, tipo 30 centesimi, 40, non lo so. E adesso lo assaggiamo. Mi ha detto che si può aprire tranquillamente con le mani. E quindi, aspetta che chiudo, apro. Ed è duro, Eccolo qua. Ma che bellezza, ragazzi. Guarda che bellezza. Eccolo, ma dentro è molto simile al dragon fruit che abbiamo già assaggiato. Mi si è aperto in mano. Ok, queste mie. Vado così proprio? Vai, assaggia. Com'è? È lui? Dolcissimo? Buonissimo, freschissimo. È una specie di kiwi molto fresco, però con un sapore leggermente diverso. Una bontà. Ma ricorda il dragon fruit viola che però mangiavamo? Sì, è lui? Sì, è lui. Cambia solo il colore esterno. Tantissimo che non lo mangiavamo. Dobbiamo ringraziare i nostri amici Jessica e Luca, 2 grandi esperti in Sud America che ci hanno introdotti a una genialità del Perù, e cioè la carta igienica, ragazzi. Questa carta igienica, come vedete non c'è il buco, ma il buco in realtà c'è, perché schiacci, e guarda cosa esce, un'altra carta igienica, più piccola. Non è geniale questo? Usare tutto lo spazio a disposizione. E questa te la metti nella borsa, no? E questa la metti nella borsa. La usi come fazzoletto Adesso di emergenza, poi riesci a rientrare. non Intanto qua ci spruzzano pure a noi. Altra cosa geniale è che puoi comprare soltanto un rotolo per un sol al mercato, cosa comodissima, soprattutto se viaggi, non puoi andare in giro con quei mega pacconi da 12. Il motivo per cui ci hanno spruzzato i bambini non è che sono impazziti, ma perché ragazzi oggi qui a Cusco è carnevale. In Perù il carnevale dura tantissimo, dura tipo un mese e ogni settimana c'è qualcosa di diverso da fare. Oggi è la domenica in cui si festeggia il carnevale delle persone che vengono da fuori Cusco, quindi tutte le persone vengono qui per spruzzarsi, ci sarà una
non lo sappiamo, delle danze, lanciano acqua soprattutto, cosa molto pericolosa, abbiamo visto tutti i palloncini d'acqua prima, quindi infatti sarà un bel delirio. Qua vendono le cover per evitare di bagnare il cellulare. E i ponci, quelli appunto per la pioggia o per i palloncini d'acqua. La cosa che mi stupisce sempre, ragazzi, è come siano versatili i venditori di questo paese. Pazzesco, Quando è pazzesco. Natale ti vendono i panettoni, poi arriva l'Epifania ti vendono la rosca, poi arriva San Valentino e c'hanno tutti i fiori, arriva il Carnevale e c'hanno la schiuma e i coriandoli, ma tipo cambiano da un giorno all'altro, cioè il giorno prima stavano vendendo una cosa, tu passi il giorno dopo e stanno vendendo un'altra. Non solo, nel giorno stesso, se piove ci sono gli ombrelli, se c'è caldo ci sono i ventilatori, I cappellini. c'è tutto. Ai ai ai, ai ai ai. Stiamo rischiando, ragazzi, non so se ci stanno graziando perché siamo turisti o perché non abbiamo il poncio addosso, ma ci stanno graziando, è tutto sbagnazzato, è il delirio, le signore hanno tutti i palloncini, è il delirio, guarda là. Ragazzi, non so come, ma siamo ancora puliti e asciutti, è incredibile questa cosa, vedo spruzzacchiate dappertutto. Qua c'è stata la battaglia, ragazzi, per ora soltanto qualche macchietta. Senza pietà, ragazzi, povero ragazzo. Allora, Sa di è solo mentolo, l'inizio. sa di mentolo questa schiuma. Comunque non c'è nessuno vestito da carnevale, ci si spruzza e basta. Guarda cos'è diventata la piazza principale, che comunque è chiusa, ma fuori è tutto un tripudio di colori dei ponci e la schiuma che spruzzacchia dappertutto. Siamo tornati in camera, ragazzi, un bel frescolino fuori, qua si sta benissimo adesso e quindi, ragazzi, siamo a Cusco, già domani ce ne andremo perché Sì. siamo pronti per partire, adesso chiudiamo tutto quanto e poi domani si va, domani mattina si va, abbiamo un programmino, anche perché siamo proprio nel centro di tutto quanto. Sì, diciamo che Cusco è un po' la porta d'accesso anche, no? Un po' tutto quello che è la Valle Sacra, tutto quello che c'è attorno e in genere da qui si fanno dei tour per andare a esplorare le varie cose, però noi lo faremo in autonomia, quindi ci stiamo un po' anche inventando un po' l'itinerario da seguire e quindi domani partiremo con la prima tappa, ma saranno diverse tappe tutte in questa zona, quindi nei prossimi video ci aspettano delle cose molto molto interessanti. Rimanete connessi, ragazzi, iscrivetevi al canale, non dimenticatevelo, mi raccomando, poi seguiteci anche su Instagram, su Patreon, se voi volete iscrivere e entrare nella grande famiglia di La Patreon. super famiglia di Patreon, lasciateci anche un like, un commento, fateci sapere cosa ne pensate di questa città, se la conoscevate già o se invece è una scoperta. Senti qua, com'è? Guarda, questi gesti la sera è meglio non farli, capito, prima della doccia, dopo forse è un po' meglio. Alla prossima, ragazzi! Ciao ragazzi, abbraccioni! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.